Ciao e bentornato sul canale. Oggi andremo a parlare di un gioco che uscirà nei prossimi giorni, ossia il 27 di marzo, ovviamente 2025. Questo gioco uscirà per le piattaforme di PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox e PC. Si tratta di un action adventure survival sviluppato da Rebellion. Magari questo nome vi torna familiare perché è lo stesso sviluppatore di Sniper Elite. Ora vediamo se vale la pena andarlo a acquistare e nel preciso di che cosa si tratta. Ora parliamo dell'ambientazione, ossia un disastro nucleare alternativo. In particolar modo parliamo della storia. No, dai, non fare così, non è una cosa pallosa. Vedrai che ti sarà molto utile perché la storia di Atom si svolge in un'Inghilterra alternativa degli anni 50, dopo il primo grande disastro nucleare della storia. Ci troviamo all'interno della città di Windscale e l'area circostante, nota come Chelfields, sono state messe in quarantena per 5 anni. Nessuno può né entrare né uscire e qualcosa di inquietante si nasconde tra le rovine. Rebellion ha ricreato fedelmente l'atmosfera britannica dell'epoca, aggiungendo un tocco soprannaturale. Aspettatevi quindi i villaggi abbandonati, foreste oscure e inquietanti dungeon sotterranei. Atom non è un semplice sparatutto. Andate a dimenticarvi l'azione frenetica che abbiamo avuto su Fallout, perché qui il combattimento è molto più strategico e ragionato. Il gioco mescola elementi di survival. Dovrete cercare risorse, cibo e attrezzature. Esplorazione libera. Nessuna missione lineare, solo indizi e segreti da andare a scoprire. Investigazione. Dialoghi con NPC e raccolta di prove per ricostruire la verità. E infine combattimento tattico, miscele tra corpo a corpo brutale e armi da fuoco rudimentali. Dunque abbiamo detto che il mondo è aperto, ma non è troppo così, perché il gioco non ha una mappa completamente open world, ma permette di andare a esplorare liberamente tutte le aree senza barriere artificiali. Troverete quindi villaggi pacifici, rovine pericolose e aree militari altamente sorvegliate. Ma state attenti, il mondo di Atom è reattivo, ossia le vostre scelte andranno a influenzare il comportamento degli NPC. Quindi facciamo un esempio, se andate a uccidere un abitante potreste perdere accesso a informazioni cruciali, quindi state ben attenti a come vi muovete. Durante il viaggio andrete a incontrare alcuni nemici che possono essere militari che proteggono i segreti dei laboratori nucleari oppure banditi in cerca di un bottino di sopravvivenza, ma anche ghoul radioattivi, ossia mutanti creati dall'incidente, e infine anche strane entità sovrannaturali che infestano le zone contaminate. La furtività sarà quindi essenziale, come il saper scegliere di chi andarsi a fidare. Alcune fazioni potrebbero anche aiutarvi, altre invece cercheranno solo di eliminarvi. Beh dai, ora sei un po' incuriosito su questo gioco, perché ora andiamo a parlare anche del crafting, perché il crafting sarà presente su Atomfall. Atom offre un sistema di crafting che permette di andare a costruire armi e strumenti con materiali di fortuna. Le munizioni scarseggiano e quindi spesso dovrete affidarvi a mazze, pugnali e perfino lanciare oggetti per riuscire a sopravvivere. Ogni risorsa è quindi preziosa e dovete fare attenzione a quando e come combattere. Dunque adesso c'è un'ultima nota da andare a fare. Vi ricordo che i giocatori che andranno per ordinare la Standard Edition, che sarà disponibile sia in formato fisico che digitale di Atomfall, riceveranno il Basic Supply Bundle DLC, che offre oggetti e rifornimenti aggiuntivi da scoprire durante l'esplorazione. Oltre al Basic Supply Bundle DLC, invece la Deluxe Edition, che sarà però solo digitale, offre ai giocatori anche un Ancient Supply Bundle, che va a includere una variante esclusiva di pistola e una skin per Metal Detector e un manuale delle abilità che fornisce potenziamenti al personaggio, oltre anche, state ben attenti, a ben 3 giorni di accesso anticipato.
I giocatori riceveranno anche la Story Expansion DLC quando verrà rilasciato, per riuscire a trovare un loot nascosto. Beh dai, direi tanta carne da mettere sul fuoco, proposte estremamente interessanti. A questo punto credo che sei un po' stanco di seguire questo video, ma aspetta l'ultima notizia, piccola notizia ma molto importante, perché ci sono in giro alcune indiscrezioni che ci dicono che la campagna principale di Atom durerà circa 12-15 ore, quindi veramente poco. Tuttavia, grazie alla struttura non lineare e alla possibilità di prendere decisioni diverse per ogni partita, il gioco promette un'ottima rigiocabilità. Quindi non esistono veri finali giusti o sbagliati, ma solo il modo in cui interpreterete la vostra avventura. A questo punto credo che tu abbia o abbandonato il video o ti sia completamente addormentato, ma andiamo a fare una bella conclusione. Perché questo gioco ci dovrebbe interessare o piacere? Perché intanto troviamo un survival horror con una forte componente narrativa. Secondo motivo è perché all'interno troviamo esplorazione e misteri da andare a svelare. E infine troveremo un mondo reattivo dove ogni scelta conta realmente. Quindi Atom è un gioco che va proprio per voi se vi piacciono queste caratteristiche. Ricordo che l'uscita è prevista per il 27 marzo su Game Pass, PlayStation e PC. E io sinceramente non vedo l'ora di provarlo. E voi? Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Ovviamente se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like e iscrivetevi al canale attivando tutte le campanelle e ci vediamo presto in un altro video. Ciao!